Cari amici, buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Allora, non abbiamo mai fatto vedere cosa c'era sotto il cofano e questa è l'occasione per farlo. Allora, ci siamo lasciati così con l'ultimo pezzo di tetto tagliato e la macchina fondamentalmente svuotata e pulita. Abbiamo deciso di non rimuovere queste due fette di ferro. Non mi ricordo se avevo già accennato nel video precedente, comunque non le toglieremo, non toglieremo questa e non toglieremo neanche questa. Quindi fondamentalmente la macchina rimarrà così per un po' di tempo. Allora, vi spiego perché abbiamo aperto il cofano e controllato fondamentalmente quello che è il motore. Avrete notato anche che abbiamo rimosso una gomma, perché qua adesso non si vede una cippa, vabbè, fa niente. L'abbiamo fatto per ispezionare i supporti motore, che sono quello lì, che vedete lì in fondo, e questo qui. Oltre a quei due supporti motore lì, abbiamo ispezionato anche questi, che sono quelli dei trapezi. Vediamo se riusciamo a farli vedere. No. Ok, eccoli qua, che sarebbe, dov'è il mio dito? Non lo vedo, ok, che sarebbe quella vite qui, questa, e una che c'è là dietro, è nascosta lì in fondo. Perché siamo andati a controllare queste cose? Allora, il progetto di questa macchina, fondamentalmente quella che è la vera modifica, prevede di portare quel piano più in basso. Adesso dobbiamo ancora definire più o meno di quanto. Il più o meno quanto lo abbassiamo va in conseguenza a cosa possiamo farli dentro. Quindi prendiamo come valore ipotetico di abbassarla di 15 cm. Facciamo una cifra a caso, non abbiamo ancora deciso perché ci vorrà un po' di tempo. Dobbiamo valutare bene cosa fare nello specifico all'interno, come comportarci e quant'altro. Quindi prendiamo un valore ipotetico di 15 cm. Vi spiego subito qual è il problema. Allora, questa qui non è la posizione originale di questa ruota. In realtà questo centro dovrebbe essere più o meno qui, all'incirca. Noi cos'è che abbiamo fatto? Praticamente quello che vedete è l'ammortizzatore. Adesso si vede bene. Allora, qui sotto, cioè, meglio qui, c'era la molla originale dell'ammortizzatore. Questo qua era tutto il suo piattello. E noi cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo rimosso la molla e qui all'interno c'è un tubo, un semplicissimo tubo. Abbiamo quindi l'ammortizzatore adesso è fisso, non ha più escursione in su e in giù, non ammortizza più niente. Abbiamo provato, prima di giungere a questa conclusione o soluzione, come vogliamo dire, abbiamo prima montato la macchina così come la vedete, con la molla originale e tutto il resto, con le ruote originali che non so più dove sono finite. Ah, non è quella lì, un ruotino da 13 normalissimo in ferro, niente di speciale. Cosa abbiamo fatto? Purtroppo la macchina ha un certo peso e la molla è andata a pacco diretta, non è andata praticamente a zero. Tecnicamente non dico che toccava per terra il muso, ma ci mancava poco e per i nostri scopi di trasporto non andava per niente bene. Quindi abbiamo valutato una seconda opzione. Abbiamo saldato due molle insieme, le abbiamo avvitate una dentro l'altra, le abbiamo saldate insieme e le abbiamo montate. È una soluzione che è durata 2 giorni. Dopo 2 giorni abbiamo fatto manutenzione per vedere qualcosa qua sotto, non mi ricordo più perché. È stata alzata la macchina, abbiamo controllato, sistemato, abbassata e si sono spezzate le molle. Ai tempi non sapevamo che non si potevano saldare insieme, perciò è andata così. Quindi l'ultima soluzione che c'era rimasta era rimuovere la molla e saldarci un tubo. Dopo questa modifica qui l'abbiamo fatta per montare i cerchi da 17, che sono quelli lì. Li abbiamo montati a 17 perché hanno, la gomma ovviamente non è neanche la sua, perché hanno un indice di carico molto importante e quindi ci permetteva di gestire la macchina meglio durante il trasporto.
Adesso qual è il problema? Come vi ho detto, adesso in posizione, cioè, fissa di riposo. Vedete quanto è storto il semiasse? È molto inclinato. Che cos'è che succede? Se noi, e ripeto, è un valore ipotetico, abbassassimo la macchina, quindi questo piano di una quindicina di centimetri, la distanza che ci sarebbe tra il nuovo punto e per terra sarebbe troppo poca. Non riusciremmo a spostare la macchina. E questo è un grosso problema, perché costruire una cosa del genere e poi non poterla spostare non avrebbe senso. Quindi cosa abbiamo pensato di fare? Di allungare gli ammortizzatori. Quindi svitare la vite che c'è qui dietro, saldarci un pezzo di ferro, incamiciarlo per renderlo rigido e abbassare fondamentalmente quella che è la ruota per riportarlo in una condizione in cui l'altezza da terra del nuovo piano sia praticamente la medesima di questa. Ma c'è un problema, come vi ho detto, il semiasse è già molto storto, non riuscirebbe mai a sopportare un'inclinazione del genere. Quindi siamo giunti a una sola e semplice conclusione: abbasseremo tutto. Cosa vuol dire tutto? Che noi abbasseremo tutto il motore, tutto quanto. Perché lo facciamo? Come vi ho detto, allungheremo l'ammortizzatore di un tot, ripeto, facciamo sempre ipotesi 15 cm, ma il motore non lo abbasseremo di 15 cm, lo abbasseremo molto di più, di modo che il semiasse non lavori più così, ma torni a lavorare diritto, che per gli scopi di trasporto e per il peso che ha questa macchina è molto 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 importante. Già questo qui qualche rumorino strano lo fa, quindi dovremmo anche smontarlo e verificare cos'è successo. Qualche rumorino strano lo fa. Cosa faremo per riuscire ad abbassare il motore? Noi abbiamo controllato i supporti. Adesso non so più dove l'ho messo. Come potete vedere, questo è un tubo pieno di un diametro, non so, sarà 3 cm, penso, su per giù. Noi che cosa faremo? Andremo a tagliare tanti di questi tubi, tanti quante sono queste viti che tengono il motore, quindi queste due, quelle dei trapezi di qui, quelle dei trapezi di sotto, quelle di quel supporto lì e dei vari supporti che ci sono qui sotto, sono un paio di qui e un paio di qua. Noi cosa faremo? Li taglieremo alti tutti uguali, più alti però di quanto allungheremo l'ammortizzatore per abbassare il motore un pochino di più. E in quel caso lì, ma probabilmente lo faremo su tutti, andremo a fare la stessa maschiatura della vite, quindi se non sbaglio quelle lì sono viti M12, andremo a monteremo su un tornio, gli daremo una pulita, foreremo, filetteremo M12 di qui, la stessa cosa la faremo dall'altra parte e poi da una parte monteremo un grano di una giusta lunghezza e questo lo avviteremo al posto del dado. Quindi immaginate che noi togliamo questo dado, ok? La slitta del supporto si abbassa, ci avvitiamo dentro questo, ok? Quindi questo diventerà il nuovo piano d'appoggio con il suo grano e ci andremo a riavvitare il suo dado, così abbasseremo, chiedo scusa, il motore di quello che ci interessa, che adesso stiamo appunto vedendo di capire quanto abbassarlo, perché comunque deve essere anche una soluzione che ha senso, non ha senso abbassarlo tantissimo quando in realtà magari bastano pochi centimetri. Quindi nella giornata di oggi, che sarà più un video, sarà abbastanza noioso, anzi praticamente non faremo quasi niente, che sarà tutto di progettazione, andremo a capire quanto abbassare il motore e in conseguenza quanto abbasseremo quel piano lì. Tutta questa situazione qui va anche in base a cosa faremo con il tetto, cosa faremo lì dietro, quanto spazio reale abbiamo, cosa fare qui davanti per tutta la sessione nuova, come gestire il discorso del pavimento, il discorso del volante, freno, acceleratore, frizione, il cambio, che per fortuna per come è fatta questa macchina qui è abbastanza semplice da modificare la leva. E quindi, come stavo dicendo, andremo a rivedere tutto, faremo tutta la parte di progettazione per la seconda stagione. Abbiamo deciso di dividerla così: la prima stagione di demolizione, la seconda di ricostruzione. Poi decideremo in base a come andrà
tutta questa storia dei video e del canale, faremo la terza stagione, quella dei test, che sarà probabilmente la più interessante, perché vedremo se le soluzioni che abbiamo adottato, le modifiche e tutto questo lavoro, diciamo, dove ci ha portati. Metteremo praticamente vedremo con la nostra esperienza cosa siamo riusciti a migliorare. E niente, quindi sicuramente qua daremo una bella pulita prima di fare qualsiasi cosa. Adesso faremo il conto di tutti i supporti che ci servono, quindi diametri, lunghezze, maschiature, se devono essere passanti, se bisogna mettere i grani su tutti, perché non abbiamo ancora finito di controllare. E controlleremo, questa qui soprattutto sarà probabilmente, non sono sicuro, il primo video della seconda stagione, quindi nel primo video ne abbasseremo il motore, perché ci verrà più comodo avere la macchina alta davanti dove è pesante, che è questo il nostro problema, perché l'intelaiatura nel fare il lavoro opposto non ci fidiamo, e poi dobbiamo capire anche quanto spazio abbiamo bisogno di sotto. Quindi prima alzeremo fondamentalmente la macchina davanti abbassando il motore e le ruote, e poi quando la macchina sarà in questa condizione e avremo definito tutto quello che sa fare lì dietro, la rimetteremo in linea montando sotto il nuovo pianale specifico, con montato sotto l'assale che puliremo oggi. Penso andremo a pulire tutta questa situazione qui, queste piastre che non ci servono, tutti i rinforzi che erano stati aggiunti prima, lo puliremo tutto e poi lo porteremo dal fabbro, perché come vi ho detto nel video di qualche tempo fa, il pianale, comunque il primo ribassamento lo farà il fabbro per avere tutto in squadra, e poi iniziare a impostare l'altezza, questa qui, le traverse, le discese e le profondità varie che ci interesseranno. Quindi il progetto fondamentalmente, quindi la parte di demolizione è finita, quelli li toglieremo una volta che ci sarà sotto il nuovo pianale, e probabilmente una volta che ci sarà un rinforzo qui sotto magari puntelleremo la macchina con delle traverse in questo modo sul nuovo punto d'appoggio, per cercare di tenerle in dima, che è la cosa che mi interessa più di tutte quante. Quindi ci vediamo tra un po' che tireremo le somme di tutto, e magari vi spoilerò qualcosa della seconda stagione, oltre al fatto che andremo a fare tutta questa modifica. Ecco una cosa che mi stavo dimenticando, per chi se lo fosse chiesto, perché sicuramente è successo, quello lì, quello che vedete, quello è il serbatoio della macchina. Già, è proprio lui. Allora, cari amici, abbiamo pulito tutto l'assale completamente, soprattutto queste parti qua che ci interessavano di più, dove dovremo andare a saldare il fabbro. Quindi adesso abbiamo messo in sicurezza i fori dove viene connesso il tubicino del freno, e io penso che sia tutto ormai. Dobbiamo aspettare che venga preparato il nuovo telaio, faremo fare solo la parte grossolana, poi il resto lo faremo noi. Fatto questo ci serviranno tutti i bussolotti per abbassare il motore, e fino ad allora niente, siamo completamente fermi. Quindi, come vi ho già preannunciato, chiuderemo qui la prima stagione, quella della demolizione della macchina, e ripartiremo quando avremo il pianale nuovo e i bussolotti per abbassare il motore. Io ringrazio tutti quanti per averci seguito fino ad adesso. Spero che abbiamo portato dei contenuti che possano essere stati interessanti, o comunque, diciamo, belli. E con questo è tutto. Ciao a tutti, alla prossima stagione.